Naviganti del lobby, bentornati e quest'oggi abbiamo finalmente una nuova puntata del nostro tabellone di HeroQuest 3D. So che vi è mancato un sacco, quindi lascio a Francesco la parola per dipingerlo. Oggi facciamo la stanza centrale, che quindi è il cuore del tabellone, e stiamo quasi finendo, perché poi mancano 2 settori e già io gli ho messo il primer nero, quindi siamo quasi a fine. Vi ricordo anche per tutti i nuovi iscritti che è sempre meglio dire ai vostri amici che questo è il canale più grande di tutto il pianeta Terra e quindi bisogna iscriversi, cliccare sulla campanellina e mi raccomando, dateci una mano perché siamo il vlog più grande di tutto il mondo. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. In questa puntata non dobbiamo fare altro che dipingere sostanzialmente di grigio la stanza centrale. Quindi quando una cosa sembra semplice, diciamo che le insidie sono dietro l'angolo, perché si rischia sempre di fare una cosa tirata via che non venga bene come vogliamo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare qui, secondo me, è dare una base abbastanza omogenea a tutta quanta la stanza, in modo tale che venga abbastanza risaltato, diciamo, tutto quello che poi vorremmo sfumare. Da qui quello che mi interessa è riprodurre più o meno quello che vediamo nel, diciamo, tabellone originale, che è una sorta di ombre e luce, giochi di ombre e luce che ci sono praticamente sulla stanza, dove c'è una luce che fa questa diagonale e le ombre a sinistra e a destra in alto. Quindi più o meno andiamo a far risaltare le mattonelle per vedere quali sono nella stampa 3D, e come vedete poi sono attaccate con la calamita, quindi le tengo io attaccate perché spingendo ovviamente si leva. E quello che vogliamo è intanto capire la stampa 3D cosa ha risaltato, cosa è venuto fuori, e da qui in poi andremo avanti cercando di capire come fare a riprodurre quell'effetto, magari non solo con il dry brush ma anche con dei contrast e delle wash. Intanto finisco questa fase. Per i nuovi arrivati sul canale che magari non hanno seguito tutte le puntate, e vi consiglio di tornare indietro dalla prima perché spiego strada facendo tutti i procedimenti, vi dico comunque che la base sul nero, sul primer nero che è un Chaos Black della Games Workshop, l'ho dato con il brush on primer del Warpaint Fanatic nuovo, che sostanzialmente è anche il vecchio Dungeon base sempre di Army Painter, in questo caso leggermente migliorato nella diciamo pigmentazione e per quanto riguarda anche il fatto che è dentro le sfere e tutto il resto. Seconda mano la darò col Dungeon Highlight. Il Dungeon Highlights è sostanzialmente un grigio più chiaro, e qui con questo grigio più chiaro andiamo a iniziare a fare tutte quelle parti che vorrei portare più in luce. Non è detto che resterà così, nel senso che dovremmo far risaltare anche la parte diciamo laterale, no? Però per ora facciamo come è il tabellone e andiamo a regolare le nostre luci più o meno nella diagonale, ok? E dopo vediamo. Allora, questo è più o meno il quadro, vedete? Da qui iniziamo a sfumare con il dry brush, cercando di fare in modo che la situazione diventi più omogenea. Quindi riparto dal centro in modo tale che al massimo marco la parte in luce e poi vado sugli esterni a fare questo tipo di lavoro, cioè do leggere sfumature, poi vado a, diciamo, prendere gli spigoli delle mattonelle in modo tale che faccio risaltare le mattonelle, vedete, e non tutto quanto. In questo modo mi risalta lo stesso la mattonella e il dry brush ha un bel effetto. Guardate, posso anche fare leggermente sul centro così, però in questo modo io so che vedrò questo effetto luminoso, no? Poi sullo schermo voi vedete leggermente diverso perché la camera sta prendendo le luci e le sta rendendo molto più
forti di quello che sembrano, è meno forte di quello che è guardandolo, però l'effetto è veramente bello anche sulla camera, quindi vedo che qui guardando proprio la camera vi posso aiutare e andare a riprendere un pochino. Qui in mezzo vado a prendere le luci, ecco qua, e vedete che pian pianino stiamo facendo venire fuori la pietra, ok? Deve essere proprio un effetto pietra. Chiaramente questa sarà la base, perché poi andremo a rifinire il tutto con un bianco e poi tra le altre dopo sopra faremo tutti i passaggi di wash. Adesso faccio anche i bordi e poi andiamo avanti. Terzo passaggio, e qui ricordo che questi sono anche i 3 passaggi della pietra che facciamo in giro per tutti i corridoi e tutte le mura iniziali, è il Dungeon Effect normale, che è il bianco sostanzialmente. Quindi prendiamo il nostro bianco e andiamo a mescolarlo. Vi ricordo che non ho mai pulito il pennello, quindi sto continuando a sfumare in modo tale che non diventi mai troppo aggressivo il passaggio, e sfumare da il primo grigio scuro a qui. Qui adesso dobbiamo andare a far risaltare le pietre e andare a ovviamente marcare un po' di più le parti in luce e un po' meno le parti in ombra. Occhio che il bianco spara, quindi bisogna essere più leggeri, diciamo, con la mano, in modo tale che non sia troppo aggressive la differenza, ok? E da qui in poi andate a prendervi, diciamo, le vostre misure per decidere come marcare, quanto marcare. Io voglio arrivare fino a qua in alto a sinistra, a destra, ok. Qui vedo che c'è una bella sfumatura, quindi marco di più queste sfumature qua e le lascio così in diagonale che mi piacciono, e cerco di dare proprio risalto in questo caso agli esterni della mattonella, quindi questi, vedete qua in mezzo proprio. Come sempre in camera si vede parecchio la differenza, in realtà insomma è abbastanza sfumato e dà un bel effetto pietra. Allora, fatto questo, diciamo che più o meno ci siamo e non dobbiamo fare altro che decidere dove marcare di più. A questo punto passiamo agli effetti che possono essere, a parte il sangue finale, queste cose qua che magari qui ci sta veramente bene perché è grande e diventa noiosa, diciamo, senza niente. Andiamo, quando è asciutto, ma veramente asciutto mi raccomando, a dipingere con i contrast e con le wash, in modo tale che andiamo a rimarcare la parte interna che, come vedete, si è un po' fatta bianca, ed è un gran bene perché poi con i wash andremo a sfumare, ma si vedrà sempre un pochino di 3D. E poi oltre le parti interne che possiamo mettere con wash, questo e quell'altro, c'è ovviamente lo streaking grime che andremo a rimuovere in maniera piuttosto forte dopo, e poi prima di questo faremo delle basi appunto con contrast e wash. A tra poco. Allora ragazzi, fatti i 3 passaggi di dry brush, qui dobbiamo decidere se portare il tutto con uno streaking grime a scurire e poi levare lo streaking grime, oppure provare a fare alcune sfumature in grigio. E io proverei quindi prima, tanto poi facciamo sempre a tempo a mettere sullo streaking grime, con il contrast Apothecary White, che è sostanzialmente il più chiaro dei contrast fatto per appunto fare le sfumature. Questo perché? Perché se io vado a metterlo qui, lui, che in realtà è un grigio scuro, mi va a praticamente fare mi ammorbidisce le transizioni, ovvero il passaggio che c'è fra il nero, diciamo, e il bianco della pietra mi viene ammorbidito in questo modo qua. Tengo un po' di acqua sul pennello e vado, vedete, a coprire. Allora lui cosa fa? Va a coprire alcuni punti neri, che tanto poi asciugandosi tornano a essere neri, e va a farmi questa sfumatura di transizione che mi rende la mattonella un po' più sfumata. È come un pochino passare il dito sopra, però lo fate col bagnato, vedete? E in questo modo qua abbiamo una maggiore sfumatura di passaggio
dal nero al bianco. Quindi finisco di fare questo passaggino che secondo me può diventare utile dopo, anche se è vero che se ci mettiamo lo streaking grain sopra un pochino va a morire questa cosa, quindi bisogna ragionarci un attimo. Secondo me ci starebbe bene non mettere lo streaking grain da un lato, magari metterlo solo nelle parti interne, cioè nelle parti degli interstizi interni, nei solchi insomma, e andare avanti in questo modo qua con acqua e apotecari per fare una maggiore, è una sorta di praticamente lavatura che si fa come se fosse in blending, vedete, e avessimo fatto del blending e dovessimo sfumare praticamente le parti in questo modo qua. Vedete come si praticamente crea questo effetto di lavatura proprio sopra e di sfumatura che permette praticamente di vedere meno passaggio e più sfumato il passaggio dal nero al bianco, quindi molto diluito il colore sicuramente, e mettetelo sulle mattonelle velocemente, andate a distribuirlo dove volete voi, quindi anche con le diagonali eccetera eccetera, e vedete che vi fa questo effetto ancora più diciamo smussato. Fatto questo, diciamo che potremmo passare direttamente alle wash nere, quindi a un wash diciamo nero, e finito tutto, quando finalmente si sarà asciugato, comunque vedete questo è l'effetto, anche se ora è bagnato, l'effetto praticamente è quello di aver leggermente sfumato la transizione da il nero scuro al chiaro, no? Adesso quello che dobbiamo fare è fare un bel lavaggio di wash, quindi possiamo usare tranquillamente un Null Oil per esempio, che vado a mescolare leggermente prima di utilizzarlo, e dopodiché quando sarà tutto asciutto potremo rivederci per magari fare un ultimo colpo di dry brush per far ritornare quell'effetto che avevamo fatto all'inizio, questa volta però solo con il bianco, che farà risaltare tutte quante le parti. Ora io vado all'interno con il Null Oil, quindi vado qui dentro, vedete, così, e aumento il 3D, quindi aumento praticamente la sensazione tridimensionale. Qui, quando ancora c'è il bagnato del contrast, posso sfruttare per ridare al centro dove voglio io le macchie e ancora di più dare quell'effetto sfumatura che si stava dando all'inizio con il contrast. Ecco qua. Null Oil ovviamente è un wash molto leggero, quindi non c'è pericolo di fare danni, potete passare tranquillamente in mezzo e poi dopo lo potete utilizzare per sfumare tranquillamente, quindi potete andare qui e dargli un po' di tocchi di nero e tranquillamente vedete sopra per esempio le parti che già sono grigie, andate a ritoccare col Null Oil e dovreste aumentare quella sensazione di ombra, e questo vi aiuta ancora di più in quella famosa sfumatura. Questo perché dobbiamo differenziarlo diciamo dai corridoi, quindi probabilmente lo streaking game comunque un po' ci sta, perché ovviamente deve differenziarsi leggermente. Guardate qui per esempio è successo questo, si spinge, è proprio liquido, no? E quindi possiamo tranquillamente spingere e sfumare. Andiamo a sfumare tutte queste parti, vedete, dove si vede un taglio netto che non si deve vedere, e poi andiamo a distribuire in questi luoghi. Qui per esempio vorrei avere più nero, quindi vado a dare più sfumatura, e vedete che rispetto a com'era, diciamo, com'era all'inizio, senza il Null Oil, ci dà questa sensazione di ombre, e grazie appunto al Null e prima al contrast, che è ancora qui bagnato, vi ricordo, abbiamo questa sensazione di ombre e luci sempre più sfumata, sempre più, diciamo, quasi come se fosse fatta da aerografo, no? Quindi molto 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 sfumata. Allora niente, finiamo questa parte qui e vediamo un pochino poi cosa possiamo fare con eventualmente lo streaking grain. Qui per esempio mi piace molto sfumare perché, ecco, andate un po' a macchie in modo tale che faccia sempre sensazione di naturalezza. La natura non è mai simmetrica, quindi una delle regole principali è cercare di essere sempre molto asimmetrici.
e quindi andare a macchie in questo modo qua. Ovviamente dove vedete più scuro marcate in modo tale che il Nun Oil faccia il suo mestiere e aumenti queste sfumature. Fatto questo, ragazzi, dobbiamo solo aspettare che asciughi, e questo è il risultato. Lasciamo che asciughi e vediamo un pochino cosa possiamo fare ulteriormente. Secondo me a questo punto, volendosi, con un po' di streaking grime, oppure se evitiamo lo streaking grime facciamo un dry brush con il bianco e poi gli diamo di effetti, quindi magari un bel po' di macchie di sangue, eccetera eccetera. Ci vediamo quando è asciutto. Allora, arrivate a questo punto, che per voi è un attimo, per me è il giorno dopo perché ho lasciato asciugare tutto, direi che lo streaking grime ci sta, perché sicuramente all'interno delle fessure fa più effetto simile a quello, diciamo, delle altre mattonelle, e poi voglio che si differenzi dai corridoi. Siccome i corridoi appunto rimarranno senza streaking grime per rimanere più con questo effetto pietra, per non lasciarlo uguale vado di streaking grime anche qui. Allora, ho messo già un bel po' di White Spirit all'interno di questo, come vedete, pottino dove ci metto adesso lo streaking grime. Qual è il motivo per cui ho fatto questa cosa? Voglio che sia molto 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 diluito, e quindi praticamente ho messo veramente un bel po' di White Spirit, fate conto anche 2-1 rispetto allo streaking grime, in modo tale che ci sia proprio lo streaking grime diluito, e andiamo a metterlo leggermente, così rimane più o meno l'effetto grigio che volevamo e che avevamo, e però abbiamo la possibilità di spandere comunque il nostro streaking grime dove vogliamo. Vedete che facendo questo non vado veramente a intaccare troppo il grigio, e tra le altre, quando si asciuga noi andiamo pian pianino, anche prima che si asciughi, a levarne un po', e ci aiuta semplicemente a invecchiare la pietra, dandogli un po' quell'effetto che ci serve di invecchiamento, più simile alle altre stanze e che si discosta quindi dai corridoi. Quindi ora finisco questa parte qui e vediamo che succede quando cominciamo a ridare, diciamo, il grigio, levando lo streaking grime alla mattonella, e tentiamo di capire se ci piace e cosa vogliamo per andare avanti. A tra poco. Ecco qua, allora non è ancora completamente asciutto perché ci ho dato giù veramente pesante con il White Spirit, e adesso tra le altre ne aggiungo anche andando a rimuovere tutto quello che non voglio che resti, no? E quindi andiamo a vedere magari con questo, diciamo, direzione di diagonale che vedete, scusate per il braccio, vediamo un pochino se riesco senza, ok, in modo tale che vediate, e gli diamo un pochino questa connotazione, vedete, in diagonale da sinistra verso destra, in modo tale che ci sia un senso, no? Nella direzione della luce e delle ombre, e direi che non è malissimo, non è malissimo. Così si può fare, si può lasciare. Allora, quello che ci interessa qui è recuperare quei colpi di luce che vogliamo recuperare, quelle ombre che vogliamo riprendere, e fare in modo che rimanga l'effetto di prima. Adesso vediamo, guardo anch'io sulla telecamera quello che sto facendo, vediamo un pochino, e vedete che già così non è niente male, no? Perché recupera un po' l'effetto ombre e luce di prima, ma c'è questo diciamo marrone di fondo che dà un pochino, no? Il senso. Vediamo un pochino se riesco a dargli ancora più, a levarne ancora nei punti dove voglio un po' più di bianco o nero. Ecco qua, in certi punti vedete lo streaking grime si spinge, e lo spingete praticamente tenendolo, sfumate un po', in altri punti lo potete recuperare dal cotton fioc stesso, ed ecco qua che ci dà questo effetto. Vado con la sinistra così, anche se sono meno pratico, sicuramente voi vedete meglio, tanto sono linee diagonali, ed ecco qua. Diciamo che già così comincia a prendere un suo invecchiamento ideale, e già si differenzia per esempio dai corridoi che vi faccio vedere. Ne ho uno qui. Se io vado ad attaccare il corridoio,
ecco che, vedete, il corridoio è completamente chiaro e so già che quando vedremo il tabellone farà un effetto stacco, che è quello che volevo io fin dall'inizio, no? Quindi lasciamo che si asciughi e vediamo un po' che succede quando si è completamente asciugato. Al di là di questo, diciamo che possiamo già iniziare, per esempio, a fare qualche effetto, però prima in effetti vorrei ridare dei colpi di bianco, e quindi magari con il bianco sempre del Army Painter, che è il Dungeon Effect, andare a recuperare un pochino dei bordi per dargli un po' di tridimensionalità, che voi adesso nel video vedete effettivamente quasi meglio di com'è dal vivo, nel senso che la camera sta contrastando parecchio e non è così contrastato nella realtà. Quindi per dargli un pochino di tridimensionalità lascio asciugare tutto per bene e gli do dei colpi di dry brush sugli angoli, diciamo, delle pietre, in modo tale che facciamo tirare fuori un pochino la pietra in questo modo qua, con un bianco proprio come se fosse polvere, quindi poco. Dopodiché scegliamo cosa fare. Questa è una stanza grande, ci possiamo divertire un po', senza però esagerare, perché secondo me poi comunque non deve essere troppo, quindi magari degli schizzi di sangue piuttosto che magari un po' di polvere, un po' di sporco in certi punti, delle mattonelle, vediamo un pochino per muoverla un po', insomma. Aspettiamo intanto che se ne vada questo lucido e che diventi di nuovo bella opaca tra poco. Allora ci siamo, dai, più o meno diciamo che è quello che volevo, nel senso che ancora non è completamente asciutto e ci voglio mettere altri effetti. Quindi prima di metterci altri effetti, il leggero dry brush di cui avevo parlato, che proprio è qualcosa di spolverato con il bianco. Mettiamo via questa roba che non ci serve e diamogli un pochino di tocco, ok? Proprio poco con il pennello grande. E guardate, proprio una cosa spolverata, e questo è bianco pesantissimo così, perché il pennello tra le altre ora è pulito, quindi andiamo a prendere proprio il bianco puro, no? Ma ci serve proprio per dargli un po' quell'effetto tridimensionale che vogliamo dalla pietra, e quindi andiamo a prendere, vedete, gli angoli, un po' come abbiamo fatto le altre volte, anche se prendiamo un pochino il bordo va bene, perché tanto il bordo, se vi ricordate, era rimasto abbastanza grigio, e quindi anche qui possiamo dargli un po' di colpi di bianco e andiamo avanti così, proprio spolverando solamente gli spigoli, in modo tale che gli diamo quella tridimensionalità che un pochino si è levata quando abbiamo messo lo streaking grime, no? Poi anche qui in mezzo così, guardate, proprio leggero, spolvero. E via, proprio poco, giusto per dargli quell'idea che ci serviva. Anche perché, e questo è un discorso che ho già fatto in tanti video, ma lo ripeto continuamente, specialmente per i nuovi che magari sono con noi da poco, la saturazione del bianco è importantissima quando vogliamo invecchiare, perché più bianco c'è, più quello che vediamo sembra invecchiato e un po' scompare dal tavolo, no? Quindi la regola è che più grande è una miniatura, più dobbiamo saturare il bianco. Più piccola è la miniatura, meno dobbiamo saturare il bianco, e in questo modo vedrete la miniatura spuntare sul tavolo. Mentre qui, siccome vogliamo che tutto sembri invecchiato, andiamo ad aumentare, vedete, la saturazione del bianco, in modo tale che ci dia questa impressione. Adesso qui posso andare un po' più pesante perché il bianco se n'è andato, e tra le altre vedo che si è preso anche un po' di streaking grime, quindi si mescola un pochino, però vedete adesso già comincia ad avere quei colpi che ci servivano. Adesso diamo gli ultimi colpi di bianco sui bordi esterni, perché così recuperiamo anche qui il bianco diciamo della cornice, che ci serviva perché non era abbastanza bianco rispetto agli altri che avevamo fatto. Ed eccolo qui, un po' di effetto pietra sugli angoli.
niente di più, in modo tale che torni a essere proprio bianco e colorato, vedete, grigio, grigio bianco e colorato. Se vogliamo proprio finire, visto che abbiamo ancora un po' di bianco, gli ultimi colpi qua e là, dove secondo noi ci può mancare veramente un po' di bianco, per esempio in mezzo dove ci sarà la spaccatura delle calamite, tutti i punti dove per esempio vediamo che la pietra è rotta, quindi questi punti qua, lì, e gli diamo un po' di rotondità. Non dappertutto, in modo tale che resti asimmetrico. Ricordatevi che in natura nulla è simmetrico, quindi cercate sempre di riprodurre la simmetria, che è importante per che qualcosa sembri, diciamo, naturale, ok? E qui vedete, quindi un punto può essere più colorato, uno un po' meno. Ovviamente se voi invece volete dipingere pensando a una sola fonte di luce che viene solo da una parte, ovviamente farete più luce da una parte e più ombra dall'altra in direzione. Vedete, così ha preso la sua tridimensionalità e direi che ormai è praticamente fatta. A questo punto io lavo il pennello e pensiamo a qualche effetto come può essere il sangue, eccetera eccetera. Ricordatevi, mi raccomando, nota importante: se voi volete utilizzare effetti gloss come il sangue, prima spruzzate il vernish che va a coprire praticamente e a proteggere la nostra miniatura, e dopo mettete il gloss, perché altrimenti lo spray vernish va, che se è satinato o matte addirittura, quindi opaco, va proprio a riopacizzare tutti gli effetti che volevamo avere lucidi. Ok? Ci vediamo tra poco. Allora, per l'effetto sangue oggi voglio usare il Glista Award, perché ne ho tanti, ho GV piuttosto che Army Painter, ma Glista Award ne ha due, uno coagulato e uno fresco. Quindi quello che voglio fare è mettere in un angolo della stanza il sangue coagulato, tipo qui sotto, e lo andiamo a, sempre acrilico, quindi qui non vi preoccupate che andiamo a mettere il sangue coagulato, vedete, così, e lo facciamo andare sopra la pietra a macchie, come se fosse successo qualcosa, si siano scannati, eccetera eccetera, ok? Quindi una cosa del genere. E poi, lavando, vado a prendere il sangue più fresco e lo vado a mettere in giro sopra, in modo tale che va a mescolarsi con l'altro, ma ovviamente sembra proprio che qui ci sia il sangue della vittima, ok? E lo lasciamo così, ok? Solo da un lato, magari appena giusto dall'altro. Lasciatelo pure anche a goccia, così quando va ad asciugarsi fa quell'effetto lucido che vogliamo. Così vedete la simmetria, come sempre fa sembrare più realistica la cosa. E poi vado a metterlo sopra il pennello piatto, e qui dovete veramente avere il pennello piatto, ok? Ne mettete abbastanza e andate a farlo schizzare nella direzione sua, quindi tirate indietro in questo modo qui, vedete? E fa questo effetto con gli schizzi. Se serve ne prendete ancora, ovviamente qui pulite perché deve essere limitato al muro, ok? E andate, se volete, a metterne ancora, quindi più sangue coagulato, anzi in questo caso fresco, perché è il sangue schizzato questo, e andiamo a mettere il pennello nella direzione e tiriamo verso l'alto. E guardate l'effetto che fa. Ecco qua. Adesso il resto andiamo a pulire intorno, quindi puliamo i pennelli, tanto è acrilico, quindi non vi preoccupate, qui tutto ad acqua e si leva tutto, non c'è nessun problema. Poi con il magari tessuto stesso che è leggermente bagnato andate a riprendervi il bordo in questo modo qua, e se proprio volete essere precisi, insomma, ecco, e levate dal bordo il sangue.
così cade solo all'interno e si vede proprio che è limitato all'interno. Poi io ovviamente qua ho la gomma, posso passare così e ho già pulito il dissanguamento, ok? Ed è venuto fuori questa cosa qua. Guardate come fa l'effetto e poi lo spruzzo, come è proprio bello. Qui l'unica cosa, vado a spostarlo leggermente e a sbiadirlo leggermente in modo tale che sembri ancora più realistico, ok? E questo lo lasciamo così. Direi che abbiamo già fatto, non c'è molto altro. In realtà non è male, come vi dico sempre, spesso se si esagera si fa troppo, no? Però qui, siccome abbiamo delle possibilità, insomma, perché non andare a cercarle con magari un earth di questo tipo, sempre Crystal World, in questo caso un pigmento colorato e liquido, ok? Quindi pigmento, scusatemi, è sempre colorato ma è liquido in questo caso, che è la parte importante del pigmento, ok? Cioè invece di essere polvere è proprio liquido e va a trasformare praticamente quello dove andiamo a la superficie dove andiamo a dipingere, la va a trasformare in impolverata. Quindi prendiamo un pochino di questo, non esageriamo, andiamo a metterlo all'interno delle zone e vedete che fa l'effetto polvere. Questo è proprio effetto ocra. Lasciamolo così, lasciamo che asciughi. Man mano che asciuga vedrete che va praticamente a schiarire e a fare proprio l'effetto impolveramento. Quindi poi, se vogliamo, andiamo col dito leggermente a levare qualcosa e ci siamo recuperati anche questa. Poi sempre dust, perché in questo caso sono andato a prendere l'ocra, praticamente la terra ocra, vado a prendere anche la polvere proprio, gliela vado a mettere sopra in modo tale che si mescolino le due cose e faccia proprio un effetto più casuale, più impolverato. Quindi prendo il mio pigmento colorato di polvere proprio e vado a mescolarlo con l'ocra e mi dà un effetto come potrebbero essere altri, insomma, vedete. E in questo caso, se vado poi a sfumare, ecco che mi va a simulare la polvere e vedete tra un pochino sembra proprio polvere, perché quando asciuga il pigmento torna a essere praticamente chiaro, ok? Quindi prendiamo un pochino qua, andiamo un po' in giro, mettiamoglielo nei punti luce dove non vogliamo che il nero venga coperto magari, e ci dà questo effetto polvere che è molto carino e che può essere interessante. Anche qui non esagerate, non dappertutto, solo in certi punti dove ci piace, in modo tale che dia quell'effetto sempre asimmetrico, no? Asimmetrico di casualità. Ecco qua, lasciamolo asciugare e poi vediamo che effetto ci dà. Direi che è finita la stanza centrale, mi piace, ha un bel contrasto, ci sono dei begli effetti luce qui, bello l'effetto del sangue, è venuto fuori proprio bene schizzato, guardate, così come se si fosse schiantato nel centro qualcosa, e qui si sta asciugando e quindi sta facendo questo effetto, diciamo, polveroso che mi piace. Non c'è tanto altro da fare, per il resto diciamo che è finita, quindi io a questo punto farei una foto per la diapositiva della puntata che vedete quindi all'inizio, e nel frattempo vi lascio al recap. Bene ragazzi, allora grazie per essere rimasti con me anche oggi. Diciamo che ormai il tabellone sta veramente vedendo la sua connotazione, ci mancano 2 quadranti che faremo in 2 sole puntate, poi tutti quanti i
corridoi che però già potete vedere in 2 o 3 puntate precedenti, soprattutto quella di Halloween. Ci sono tutti quanti i vari mattoni che ho fatto con i muri, le porte, quindi insomma c'è già quasi tutto quello che ci serve e vi serve soprattutto per poter dipingere il vostro tavolo. Vi ricordo che volendo il tavolo si può chiedere a Hexagon 3D Studio, che è il mio sponsor e che abbiamo fatto insomma un prezzaccio per i follower, quindi è fantastico, e avete tutti quanti i link qui sotto, quindi se poi avete bisogno scrivete anche a me in direct su Instagram, non c'è nessun problema. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao.